Moer GE150. Pensi che non ti serva, eh? Dammi 10 minuti e ti dimostro il contrario. Bentornati su Shape Your Tone. Sono di Bergamo io. Sono Alessandro Bianchi e oggi sul canale, raga, portiamo la soluzione definitiva per chi vuole registrare, non fare editing e condividere subito il risultato. Dopo il video della Nux, che trovate qui, me l'avete chiesta in tantissimi e quindi eccola qua. Moer GE150, ovvero la più piccola di casa Moer, solo nelle dimensioni, perché nelle sonorità non ha niente da invidiare alle sorelle maggiori. Avete ragione, lo so, colpa mia, è un sacco che non parlo di home recording. Oggi ci torniamo e lo facciamo in un modo davvero particolare. Voi vi immaginate l'home recording lungo, difficile, l'editing, mica l'editing, ci sta. Però raga, questa, se ancora non la conoscete, vince facile su tutto. Se restate con me vi spiego come mai. Ma prima ho deciso di inaugurare un nuovo format, l'hater della settimana. Farò una reaction al commento più incavolato che ho ricevuto nell'ultima settimana. Regia, lo voglio qui. Sei una noia mortale, non stai incrementando gli iscritti, cambia hobby! Allora. E dal tennis non andava bene, mi hanno mandato via perché avevo le racchette che non erano rotonde, erano quadrate. Vado a giocare a briscola e non va bene. Imparo a suonare la chitarra e non va bene. Faccio video su YouTube e non va bene anche quello. Ditemi cosa devo fare, basta, faccio quello. Se non vuoi perderti i prossimi haters, iscriviti al canale e attiva anche la campanellina perché, raga, c'è da ridere. Ma ora torniamo alle cose serie, come la nostra GE150. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona e poi parliamo della cosa più succosa di tutte. Allora, costa sui 150 euro, sì, ma a tenerla in mano è bella solida. Il pedale di espressione, anche se in plastica, comunque è bello massiccio, è bello fluido, funziona bene. Gli switch, a schiacciarli comunque sembrano affidabili. Lo schermo è ottimo, ha la sua bella luminosità, possiamo anche regolarla. L'interfaccia è molto chiara e intuitiva e sai cosa ti dico? Partiamo da qua. Fisicamente sulla scocca troviamo i due switch per muoverci tra i suoni. Il volume master, i due encoder per la modifica dei parametri e di tutti i suoni della pedaliera, poi abbiamo un sacco di LED che sono la catena del suono praticamente e un sacco di bottoncini che ci permettono di fare tantissime cose. Menu di sistema, tap tempo, batterie MIDI, pedale di espressione che possiamo cambiarlo, regolarlo, calibrarlo. Sul retro invece troviamo tutte le connessioni, l'input per la chitarra, le due uscite main RL, l'uscita cuffie, l'ingresso AUX che è utilissimo per mettere le basi ad esempio dal telefono e poi anche le porte USB. Sì, sono due. E una ha una funzione davvero interessante. Tra poco te la spiego perché nel 2021 non esiste che non la conosci. L'interfaccia software è molto intuitiva e sviluppata con i soli due encoder, ma fidati, bastano. Dalla schermata del preset ci basta ruotare il potenziometro mod per scorrere all'interno della catena del suono. E una volta che sei sul blocco che ti interessa, ad esempio quello della distorsione, premendolo possiamo vedere che l'effetto si accende e si spegne. Con il potenziometro value invece possiamo andare a cambiare l'effetto simulato nella categoria e in più usarlo anche per modificare i parametri. È molto semplice. Guarda, ti faccio vedere al volo il cambio dell'amplificatore. Dalla schermata del preset muovo il potenziometro mod finché sono sul blocco amp. Premo il bottone value e lo ruoto fino alla simulazione che mi interessa. Ad esempio ora voglio la plexi. Quando l'ho trovata lo ripremo e allo stesso modo vado a toccare i parametri dell'amplificatore. Quindi per cambiare il gain continuo a girare il potenziometro fino a che il parametro non è al valore che voglio io. Senti come cambia il suono mentre giro il potenziometro. Ecco, allo stesso modo lo puoi fare su tutti i parametri modificabili della pedaliera. È davvero tutto molto gestibile con solo due potenziometri. Moer, geniale. Tra l'altro, dimmi nei commenti qual è il tuo amplificatore preferito, quello della vita che lo vorresti tantissimo, perché se mi piace lo porto sul canale. Come dicevo, questa pedaliera non ha niente da invidiare alle sorelle maggiori come G200, 250, 300. Le sue porte USB ci permettono di usarla tranquillamente come scheda audio. In più, raga, c'è anche l'editor su PC che semplifica ancora di più il processo di creazione del suono. e in generale comunque presenta un'interfaccia davvero intuitiva. Ma il vero colpo di genio è che con un cavetto USB possiamo collegare la pedaliera direttamente al nostro telefono, registrare un video con audio stupendo senza dover fare editing, rompersi il cervello tra software di registrazione, mettere in sincro il video con l'audio e non abbiamo ancora finito. Direi che così è tutto molto più semplice, no? Prima di spiegarti nel dettaglio come registrare sul tuo telefono, ti dico un paio di chicche che ci sono su questa pedaliera. Una, come di sicuro hai notato, le uscite sono due e possiamo impostare la simulazione
simulazione di cassa attiva su entrambe indipendentemente. Cosa vuol dire? Che possiamo avere sull'uscita left la simulazione di cassa attiva e andare all'impianto, mentre sull'uscita right possiamo spegnere la simulazione di cassa ed entrare nel nostro amplificatore tradizionale per, usarlo come monitor sul palco. L'altra chicca è il pedale di espressione, che è liberamente assegnabile ai parametri della pedaliera. Ad esempio, lo voglio che controlla il gain dell'ampli? Facile! Basta schiacciare il bottone exp, selezionare function e cercare l'ampli tra i blocchi disponibili. Premere, scegliere il parametro che voglio che il pedale controlli tra tutti quelli del blocco, in questo caso scelgo il gain e ho fatto. Ora torniamo alla big thing. Perché è così importante questa funzione? Allora, partiamo da un presupposto. Siamo nel 2021 e raga, ormai lo sappiamo quanto è importante la comunicazione sui social. Passa tutto da lì, è inutile girarci intorno. Questa pedaliera ti permette di pensare un suono, farti un video col telefono, registrare con l'audio della pedaliera e in un attimo il video pronto da pubblicare. Ti dà l'accesso a dei contenuti di qualità, anche se non sei avvezzo alla registrazione su computer. A proposito, se ti interessa, sul mio sito c'è un videocorso gratuito a riguardo. Ti spiego tutti i passi da fare per entrare nel mondo dell'home recording senza problemi. Che poi magari ci si arriva lo stesso a registrare su una DAW, ma per darsi lo slancio questa è ottima. Poi pensa, per tanti è un casino fare editing per sincronizzare il suonato con il video sul computer perché il loro PC non è potente o altri motivi. E tante volte anche solo il fatto di impiegare tanto tempo a registrare, diciamo la verità, diventa un peso perché non è immediata come cosa e ti fa passare la voglia. Ci credo. Poi mettici che i social vanno a 1000 all'ora e facciamoci aiutare un po' da questa tecnologia. Con questa pedaliera vai a registrare il video direttamente dal telefono, che andrà a montare e acquisire l'audio della pedaliera direttamente sul video che stiamo registrando. Questa cosa, per chi vuole approcciarsi a pubblicare cover, un video su Instagram o su YouTube, è davvero game changer. Ecco spiegato perché devi averla. Ma quindi, come si fa? Te lo spiego subito. Intanto partiamo a vedere cosa ti serve. Innanzitutto un cavo OTG come questo. Da una parte l'USB piccola da attaccare al telefono, dall'altra invece l'USB grande per collegare il tuo cavo USB del tuo telefono normale. Quindi lo attacchi dall'altra parte, sempre sta cosa. Poi hai due micro USB, uno lo attacchi alla pedaliera e l'altro al telefono. Occhio al telefono, potresti avere dei problemi. Purtroppo non posso provare su iOS, ma su Android comunque se hai problemi la risolvi così. Installa Open Camera, che ti permette di cambiare la sorgente audio dei video. Per farlo è molto semplice. Vai nelle impostazioni dell'app, poi vai nel menu impostazioni video, dopodiché ti basta semplicemente selezionare la sorgente audio. Quando ti chiede quale vuoi mettere, la metti esterna e hai fatto. Ovviamente tutto questo se in automatico il telefono non riconosce il collegamento. Se invece va in automatico non devi modificare nulla. Una volta fatto questo, registra. Sono ancora di Bergamo. Con questa soluzione non hai più scuse. Se vuoi buttarti nel mondo di internet, e ti consiglio vivamente di farlo ma il prima possibile, questa pedaliera è la soluzione numero 1. Poca spesa, tanta resa e poco tempo perso. Veramente, l'unico tempo che ti serve è quello di suonare il pezzo che vuoi registrare. Poi anche bellina, facile da usare, direi perfetta. Ora ti faccio sentire qualche suono e poi come al solito facciamo la conclusione. Pro e contro e ne parliamo un attimo.
Raga, i suoni sono davvero ottimi se pensiamo in che fascia di prezzo si colloca questa pedaliera. Aggiungiamoci che per quel prezzo minuscolo abbiamo accesso praticamente alla creazione di contenuti su internet senza troppi problemi, senza attrezzatura costosa come i computer, schede audio. La fatica viene ridotta a zero perché il tempo che ci viene preso è soltanto quello di suonare il pezzo che vogliamo registrare. E poi, cosa da non sottovalutare, se ti stufi comunque ha una rivendibilità ottima. Tantissime persone continuano a cercarla al prezzo migliore, soprattutto nell'usato. Insomma, per il prezzo che ha, per me è un best buy. Una di quelle cose da avere, a prescindere da tutta l'altra attrezzatura che hai, che sia l'amplificatore della vita oppure mille pedalini ed effetti vari. Cioè, puoi mettere, attaccare un cavo, fare il rec sul telefono e il video è già pronto, montato da pubblicare in 5 minuti? Più di così è comodissimo. Raga, io sono strasoddisfatto di questa pedaliera. Se voi siete stati soddisfatti dal video, mi raccomando, pollicione in su, iscrivetevi al canale perché arrivano un sacco di novità. E se dovessi avere problemi di qualsiasi tipo, scrivimi pure su Instagram che ti aiuto subito. E io, come sempre, vi aspetto al solito, settimana solita, prossima ore 13. Piacere ospite di avere ospite. Buongiorno.